benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo quelli che, nella nostra opinione, sono gli album metal più estremi, in un senso o nell'altro, di tutti i tempi. Seppur col passaggio a YouTube la tradizione si sia persa, ai tempi della vecchia website giugno era il mese del metal estremo. Ogni lunedì ci occupavamo di un album storico o di una novità rigorosamente appartenente a generi come thrash, death, black oppure al doom più oltranzista, qualcosa che per la nostra nuova impostazione sarebbe impossibile. Tuttavia, per cominciare questo mese, abbiamo deciso di rispolverare un po' la tradizione. Quale modo migliore se non una bella top 10? Nel realizzarla, tuttavia, abbiamo deciso di non concentrarci solo sul metal estremo in senso stretto. Dopotutto ci sono varie concezioni di estremismo, alcune delle quali riguardano più le atmosfere o altri frangenti che la musica in sé. Per farlo, e al contempo rimanere con sole 10 posizioni, abbiamo dovuto fare delle scelte e tagliare diversi album che non avrebbero suonato in classifica. Inutile dire che questa top 10, come tutte le altre, è squisitamente personale. Prima di partire, in ogni caso, il solito avviso. Se hai fretta o non hai voglia di seguire passo passo la classifica, ti abbiamo preparato un elenco dei 10 dischi. Non essendo canzoni singole, non tutti si trovano come video unico qui su YouTube. Quindi, invece della solita playlist, abbiamo realizzato una lista di link per ascoltare gli album. La trovi qui sotto in descrizione. Detto questo, tuffiamoci pure in questa disamina di album che hanno spinto il metal verso il confine. L'ultima posizione della top 10 già dimostra come per noi il concetto di estremismo non si applica in automatico al metal estremo, visto che abbiamo scelto Septic's Universe dei norvegesi Spiral Architect. Non è sbagliato definirlo tecnica pura, visto quanto l'album sia intricato nel suo progressive metal. Nonostante questo, però, la musica del gruppo non è una cozzaglia di passaggi messi a caso, come accade fin troppo spesso nel genere, anche a band meno tecniche. Anzi, nonostante tutto, gli scandinavi mantengono una bella musicalità. Un estremismo in fatto di estasi tecnica e qualità, insomma. Rimaniamo nel nord Europa anche per il nono posto, dove però passiamo a un estremo quasi opposto, con Stream for the Heavens dei Tergoton. Non è solo il primo album nella storia del funeral doom metal, ma è anche una gemma assoluta di minimalismo e cupezza tombale, capace di portarti in un mondo oscuro e allucinato attraverso tutti i suoi 40 minuti. In poche parole, un disco di estremo nichilismo. L'ottava piazza è quindi occupata da un capolavoro tutto italiano, Nervous System Failure degli Infernal Poetry. È uno di quei dischi il cui titolo dice tutto o quasi. Si tratta di un album intricato in cui però il lato più tecnico e progressivo, invece che come dimostrazione di bravura, viene usato proprio per evocare ansia, rabbia, tensione, fino al parossismo e all'esaurimento. Il suo estremismo è quello di essere insomma la più perfetta rappresentazione del nervosismo in musica. Come già detto parlando degli Spiral Architect, non è detto che estremismo significhi death o black, anzi. Per il settimo posto abbiamo scelto la band più tradizionale del metal più tradizionale, ossia i Judas Priest e il loro Painkiller. Qualcuno avvezzo a sonorità più radicali potrebbe non trovarlo così estremo, ma se guardiamo al suo genere lo è con, coi suoi ritmi serrati, le atmosfere oscure, le urla rabbiose di Rob Halford e così via. In poche parole, l'heavy metal classico portato ai suoi estremi più rabbiosi. Curiosamente, per la sesta posizione abbiamo optato per un disco in cui è presente anche una cover della title track di Painkiller. Come è probabile tu abbia capito, parliamo di The Sound of Perseverance dei Death. Qualcuno potrebbe obiettare che esistono dischi death metal ben più oltranzisti, ed è vero al 100%. Tuttavia, per la nostra scelta non abbiamo guardato tanto a ferocia o pesantezza, quanto al lato emotivo. Da questo punto di vista, nel metal estremo è difficile trovare un album più di cuore di questo, e il bello è che lo fa anche con la sua natura ipertecnica. Il suo estremismo è insomma sia musicale che sentimentale. Del disco alla quinta piazza abbiamo parlato giusto pochi giorni fa. Si tratta di The Mysteries Dom Satanas dei Mayhem. Come raccontavamo nella retrospettiva, che se vuoi puoi recuperare al link qua sopra, è la pura incarnazione di oscurità, rabbia e malvagità. Lo è sia per i retroscena del black metal norvegese e in particolare quelli che riguardano il gruppo, sia soprattutto per la musica contenuta puro buio. Con la sua qualità assoluta parliamo di un lavoro estremo sotto quasi ogni punto di vista. Col quarto posto rimaniamo sempre all'interno del black metal, anche se di un tipo del tutto diverso, quello depressivo e mescolato al funeral doom di North. Come album abbiamo scelto Galgenfürst, ma in realtà, al contrario delle altre posizioni in top 10, stavolta non è l'album a fare la differenza. Se ne avessimo preso un altro dalla discografia del musicista danese, sarebbe stato comunque perfetto per occupare questa piazza, il che la dice lunga sul suo lavoro.
Anche se sul podio ci sono dischi a nostro avviso che vanno persino oltre, in generale North è uno dei musicisti che ha portato il metal più verso l'estremo, in fatto di minimalismo e atmosfere malate. Nella posizione più bassa del podio è presente un caposaldo del melodeath svedese, ma per molti versi ben più estremo di qualsiasi cosa uscita anche nelle branche più brutali del genere. Slaughter of the Soul degli At the Gates. Attraverso le sue tracce si respira un male di vivere, una disperazione, un nichilismo unico, ben evocato dai riff al vetriolo degli svedesi e dallo scream lacerante di Thomas Glitter. Nel loro caso forse non si può parlare di estremismo musicale, ma in fatto di sofferenza e malessere sì. Rimaniamo in Svezia anche per la medaglia d'argento, seppur i ritmi aumentino di molto. Merito di Panzer Division Marduk dei Marduk. Nella sua mezz'ora, i secondi senza blast beat si contano sulle dita di una mano. Per il resto è un continuo smitragliare, peraltro contornato da riff affilati come rasoi e penetranti come proiettili. Del resto, l'album è proprio centrato sul tema della guerra moderna, di cui è probabilmente la miglior trasposizione in musica. Il che significa che l'estremismo degli svedesi è quello purtroppo fin troppo reale della follia e della brutalità umana. Senza dubbio Panzer Division Marduk è uno degli album più oltranzisti mai prodotti. Tuttavia c'è un altro disco che secondo noi va persino oltre. Sarà anche una scelta un po' banale, ma per noi l'album metal più estremo di tutti è ovviamente Raining Blood degli Slayer. In questo caso le chiacchiere stanno a zero. Parliamo dell'album più violento non solo della storia del metal ma proprio della musica intera. Meno di 30 minuti di intransigenza sonora sotto ogni punto di vista, che siano i riff, i ritmi, le atmosfere. Nonostante abbia ispirato centinaia di migliaia di album thrash e death successivi, nessuno ha mai raggiunto il livello dei californiani. Ecco perché, secondo la nostra opinione, se parliamo di estremismo in musica, il primo titolo che ci viene in mente è proprio quello del terzo album degli Slayer. Per oggi è tutto. Sei d'accordo con le nostre scelte o avresti preferito altri album come i più estremi nella storia del metal? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. In più, se la top 10 ti è piaciuta ti invitiamo a mettere like, condividerla, ascoltare la playlist dedicata che trovi qui sotto. Iscriverti al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per essere sempre al passo con i nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link sempre qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.